L'immagine che io vorrei proporvi oggi è quella di un fiore. Io di primo acchitto ho pensato ad un fiore di loto, ma questo ha troppo a che fare con il costrutto della verginità e in un certo senso mi disturba. Quindi vi chiedo di pensare un altro, il primo, in realtà, che riuscite a visualizzare. Vi chiedo ora di chiudere gli occhi e di immaginarlo insieme a me. Prima di riaprire gli occhi, vi chiedo di immaginare l'ambiente intorno al fiore. Da dove lo state cogliendo? Il fiore ha opposto resistenza? Ce ne sono altri intorno? Ora donatemelo. Donatemi il fiore. In questo semplice gesto della mano, voi non mi avete donato solo un fiore, ma la vostra intera esperienza umana, ovvero la sintesi di tutto ciò che avete vissuto, letto, pensato e sentito. In un millesimo di secondo tutto questo si è condensato in un fiore visualizzato. Mi avete donato la vostra estetica, la vostra immaginazione, il vostro olfatto e il vostro tatto. Forse mi state addirittura donando il ricordo di un fiore donato. Ma non mi state passando solo la vostra personale sintesi dell'esperienza umana. No, voi non siete mica gli unici occhi al mondo. Mi state donando tutte quelle esperienze umane da cui la vostra necessariamente dipende. Quindi in sostanza, sotto quel gesto, sotto quel dono, c'è un gancio che si porta a una complessa e fitta rete di vissuti, una struttura intera che con un gancio fluttua enorme e ingombrante sotto un semplice fiore. Esperienze ormai forse dimenticate, che comunque abitano quel fiore visualizzato. Quindi eccovi qui, a portarmi quello che siete e soprattutto quello che avete ricevuto, i doni che voi stesse avete accolto. Capiamoci bene, non tutte saranno esperienze positive. Mi donate anche e soprattutto, spero, la sintesi dei vostri traumi e delle vostre sofferenze. Mi raccontate nel vostro unicissimo modo di darmi qualcosa come voi avete costruito significato, come voi avete resistito. Soprattutto, e questo punto è essenziale, mi donate quello che voi stessi avete ricevuto come rilevante. Infatti, questo significato intorno alla vita, voi per quanto svegli, nessuno l'ha costruito tutto da sé. È una pioggia di fiori infiniti, storici, antichissimi, fiori i cui semi sono ormai estinti, persi nel vento. È uno scendere dolcissimo e lento di fiori che portano la sintesi esperienziale di tutta la storia umana, non quella occidentale e bianca sola, ma anche e soprattutto quella non detta, quella marginale, inconscia, quella familiare e insignificante, quella che si osserva negli altri alla fermata dell'autobus. E questa storia umana, questa sintesi esperienziale collettiva, voi me la state donando, me la state concedendo attraverso i vostri occhi. Quindi vedete, sotto questo gesto che io non a caso credo visualizzo in un fiore acquatico, perché me lo immagino proprio sospinto dall'acqua, ecco, al di sotto di quel gesto risiede il mondo intero, tutto mischiato e accrocchiato, come una struttura del purgatorio che con i suoi moti e i suoi giri è riuscito a sintetizzare la volontà vostra personale di dare qualcosa a qualcun altro, un significato nel contatto con il mondo e ancora di più un'urgenza nel dare qualcosa. In altre parole, di creare un'eredità intorno a un fiore visualizzato. Dunque, cosa fare prima della fine? Questa era la domanda in realtà a cui volevo rispondere oggi, in questa sede insieme. Cosa fare prima che il mondo collassi? Dobbiamo resistere, questo è ovvio, dobbiamo essere sabbia, non olio, negli ingranaggi di questa macchina mondiale, di questo capitalismo della morte. Dobbiamo lottare contro l'1% che ha reso invivibile il pianeta che abitiamo. Sì, dobbiamo lottare per proteggere le nostre comunità, le persone che amiamo e per farlo dobbiamo tornare lì dove abbiamo colto il fiore. Io personalmente tornerò nelle acque, tra i fiori di loto, come una specie di ninfa, lì dove oggi, in un millesimo di secondo, poco tempo fa, ho elaborato che fiore cogliere, cosa donare. Lì nella scelta su cosa raccogliere e lasciare al mondo, nella scelta, non nel dono in sé, lì risiede il significato, il mio significato dello stare al mondo. Lì risiede la voglia di resistere, nel gesto prima del dono, nel momento in cui uno si dice forse ho qualcosa da dare all'altro, forse questa urgenza che sento non è solo mia e forse questo fa male anche a me, forse insieme ci fa meno male. Vieni qui, vieni da me, in queste acque ci sta posto per ognuno di noi.